Quanto siete davvero pronti per affrontare l'esame di teoria? In questo episodio 31 lo scopriremo con una nuova simulazione da 30 domande. Ogni domanda sarà seguita dalla risposta corretta e da una spiegazione semplice e precisa, per aiutarvi a ragionare meglio e a consolidare la preparazione un quesito alla volta. Restate concentrati fino alla fine. Cominciamo subito. Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi all'accesso di un pontile d'imbarco di navi traghetto. Vero. Il dispositivo raffigurato è una lanterna semaforica speciale con due luci rosse circolari lampeggianti alternativamente. Quando queste luci sono in funzione, il conducente deve arrestarsi, e non deve oltrepassare la striscia trasversale d'arresto o il punto di arresto indicato. Queste luci possono trovarsi anche all'accesso di un pontile d'imbarco di navi traghetto, perché servono a fermare veicoli e pedoni quando il passaggio verso il traghetto non è sicuro o deve essere regolato. Lo stesso tipo di segnalazione può essere presente anche presso passaggi a livello con semibarriere, passaggi a livello senza barriere e ponti mobili. In un secondo, si percorrono circa 10 metri se si viaggia a 100 km all'ora. Falso. A 100 km all'ora, il veicolo percorre circa 28 metri in un secondo, non 10 metri. Per capirlo in modo semplice, la velocità espressa in chilometri all'ora si trasforma in metri al secondo dividendo per 3,6. Quindi, 100 diviso 3,6 dà circa 27,8 metri al secondo, cioè circa 28 metri. I 10 metri in un secondo corrispondono invece a una velocità molto più bassa, circa 36 km all'ora. Questo dato è importante perché, durante il tempo di reazione, il veicolo continua ad avanzare prima che il conducente inizi realmente a frenare. Il segnale raffigurato indica un'area di sosta per ambulanze. Falso. Il segnale raffigurato è il segnale di SOS. È un segnale di indicazione e segnala la presenza di un dispositivo di chiamata di soccorso o di assistenza, utilizzabile in caso di emergenza o di necessità di aiuto. Non indica un'area di sosta per ambulanze. La sua funzione è quella di far riconoscere rapidamente una colonnina di soccorso, oppure un punto in cui è possibile chiedere assistenza. Per indicare un servizio sanitario o un posto di pronto soccorso, si usano altri segnali. Da ricordare, il cartello SOS non indica la sosta dei veicoli di emergenza, ma un punto da cui richiedere soccorso. In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci, dobbiamo dare la precedenza se il semaforo è spento e l'agente del traffico ci ordina di fermarci. Vero. Il segnale raffigurato è il diritto di precedenza nei sensi unici alternati. Questo segnale, posto prima di una strettoia, indica che in condizioni normali si ha la precedenza rispetto ai veicoli provenienti dal senso opposto. Tuttavia, quando è presente un agente del traffico, le sue segnalazioni prevalgono su ogni altra indicazione. Se il semaforo a tre luci è spento e l'agente ordina di fermarsi, il conducente deve arrestarsi e attendere, anche se il segnale verticale gli attribuirebbe la precedenza. Non si applica quindi la precedenza del cartello, perché l'ordine dell'agente viene prima. Da ricordare, la gerarchia da seguire è agente del traffico, poi segnali luminosi, poi segnali verticali, poi segnali orizzontali. Il casco deve essere di taglia corretta. Vero. Il casco deve essere della taglia corretta perché deve aderire bene alla testa senza essere troppo largo e senza stringere eccessivamente. Un casco troppo grande può spostarsi o sfilarsi in caso di caduta, riducendo molto la protezione. Un casco troppo stretto può creare fastidio e rendere difficile la guida. Per essere sicuro, il casco deve essere anche omologato, integro e sempre correttamente allacciato durante la marcia. La scelta della taglia è quindi una parte importante della protezione del conducente e del passeggero sui veicoli a due ruote.
In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare la fermata in curva. Falso. Il segnale raffigurato è doppia curva pericolosa, la prima a destra. È un segnale di pericolo e preannuncia, di norma a circa 150 metri, un tratto di strada con due curve pericolose in successione, dove la visibilità può essere ridotta. In curva la fermata non è consentita, perché un veicolo fermo può essere visto tardi dagli altri conducenti, e può creare pericolo di tamponamento o di invasione della corsia opposta. In presenza di questo segnale il conducente deve moderare la velocità, mantenersi il più possibile vicino al margine destro, e affrontare le curve con particolare attenzione. Il sorpasso è consentito in caso di scarsa visibilità purché si lampeggi durante la manovra. Falso. Il sorpasso richiede sempre una visibilità sufficiente per controllare la strada davanti, verificare che non arrivino veicoli in senso contrario, e completare la manovra senza creare pericolo o intralcio. In caso di scarsa visibilità, ad esempio per nebbia, pioggia intensa, curva, dosso o altri ostacoli alla visuale, il sorpasso non deve essere effettuato. Il fatto di lampeggiare non rende sicura né consentita la manovra, perché i segnali luminosi non sostituiscono l'obbligo di vedere chiaramente la strada e di poter rientrare nella corsia di destra in sicurezza. Le autovetture sono soggette a revisione periodica. Vero. Le autovetture devono essere sottoposte a revisione periodica per controllare che il veicolo sia sicuro, efficiente e idoneo a circolare. La prima revisione deve essere effettuata dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, entro il mese corrispondente al rilascio della carta di circolazione. Dopo la prima revisione, le successive devono essere effettuate ogni 2 anni. La revisione serve a verificare elementi importanti come freni, sterzo, luci, pneumatici, emissioni e condizioni generali del veicolo. Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso che, se accesa durante la marcia, indica che il conducente o un passeggero non hanno indossato le cinture di sicurezza. Vero. Il simbolo raffigurato indica le cinture di sicurezza. Quando compare su una spia rossa accesa durante la marcia, segnala che il conducente oppure un passeggero non ha indossato correttamente la cintura. In molti veicoli, questa spia è accompagnata anche da un segnale acustico, così da richiamare subito l'attenzione di chi si trova a bordo. Le cinture devono essere indossate prima di iniziare la marcia, perché trattengono il corpo in caso di frenata brusca, urto o incidente, riducendo il rischio di lesioni gravi. In presenza delle strisce di guida in figura, il veicolo B può svoltare a sinistra, dando però la precedenza al veicolo A. Vero. Le linee raffigurate sono strisce di guida sulle intersezioni. Sono strisce bianche discontinue, tracciate dentro l'incrocio, per aiutare i conducenti a seguire la corretta traiettoria durante la manovra. Non obbligano il veicolo B a svoltare solo a destra, il veicolo B può anche svoltare a sinistra. Tuttavia, prima di completare la svolta, deve controllare la circolazione e dare la precedenza al veicolo A, perché la sua traiettoria può interferire con quella del veicolo A. Quindi il veicolo B può effettuare la manovra, ma solo senza creare pericolo o intralcio. La sosta è vietata in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi e la carreggiata utilizzati dai veicoli per persone invalide. Vero. La sosta è vietata in corrispondenza degli scivoli e dei raccordi tra marciapiede e carreggiata quando questi servono al passaggio dei veicoli o delle persone con disabilità. Questi punti devono rimanere sempre liberi, perché permettono l'accesso e l'uscita dalla carreggiata in modo sicuro. Lasciare un veicolo fermo in quel punto può impedire il movimento di una persona invalida, ostacolare una carrozzina, o bloccare l'uso corretto degli spazi riservati. Il divieto vale anche se la sosta dura poco, perché l'ostacolo può creare subito un problema di sicurezza e di accessibilità.
Nella situazione rappresentata in figura, il veicolo A deve dare la precedenza al tram ma non al veicolo M. Falso. Nell'incrocio raffigurato, il tram T passa per primo, perché i veicoli che circolano su rotaie hanno la precedenza sugli altri veicoli, salvo diversa segnalazione. Il veicolo A non può completare subito la svolta a sinistra. Dopo il passaggio del tram può portarsi al centro dell'incrocio, ma deve fermarsi e attendere anche il veicolo M. Quindi non è corretto dire che A deve dare la precedenza solo al tram e non a M. La sequenza corretta è: T passa per primo, A si porta al centro, quindi passano il veicolo O. Quando A si è portato al centro, ha la destra libera e, di seguito, il veicolo M deve dare la precedenza ad O. E infine A completa la svolta. Il conducente deve esercitare particolare prudenza guidando in presenza di ciclista anziano, che, per ispezionare la strada alle proprie spalle, esegue con difficoltà e lentezza la torsione del busto a causa dell'età avanzata. Vero. Il conducente deve usare particolare prudenza in presenza di un ciclista anziano, perché l'età può rendere più lenta e difficoltosa la torsione del busto necessaria per controllare la strada alle spalle. Un ciclista che guarda indietro può perdere stabilità, oscillare lateralmente o non accorgersi subito dei veicoli che si avvicinano. Per questo è necessario moderare la velocità, mantenere una distanza laterale sufficiente e sorpassare solo quando la manovra può essere compiuta senza creare pericolo. I ciclisti, soprattutto se anziani, rientrano tra gli utenti deboli della strada e devono essere protetti con un comportamento attento e prevedibile. In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna diminuire subito la velocità. Vero. In un centro abitato, un pallone che rotola sulla carreggiata è un segnale di possibile pericolo, perché nelle vicinanze potrebbe esserci un bambino che sta per attraversare la strada per recuperarlo. Il conducente deve quindi diminuire subito la velocità, rallentando in modo controllato e progressivo, così da potersi fermare se necessario, ed evitare anche il rischio di essere tamponato dal veicolo che segue. Non bisogna sterzare bruscamente né invadere la corsia opposta per evitare il pallone, perché queste manovre possono creare un pericolo maggiore. In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è opportuno nelle ore notturne procedere con gli abbaglianti accesi così che possa accorgersi di noi. Falso. In questa situazione il conducente deve ridurre la velocità e, se necessario, fermarsi per evitare di investire il pedone. Anche se il pedone si trova fuori dalle strisce di attraversamento, la sicurezza viene prima della precedenza. Non è corretto procedere con gli abbaglianti accesi, perché i proiettori di profondità possono abbagliare il pedone e gli altri utenti della strada, creando maggiore pericolo. In caso di pericolo immediato, è più corretto rallentare e, se serve, avvisare il pedone con un breve colpo di clacson. Gli abbaglianti non devono essere usati come mezzo per costringere il pedone ad accorgersi del veicolo o a lasciare il passaggio. Il segnale raffigurato indica che il veicolo può essere spostato in una depositeria comunale. Vero. Il segnale raffigurato è il divieto di sosta con pannello integrativo di zona rimozione coatta. Indica che, se un veicolo viene lasciato in sosta in quel punto, può essere rimosso dal carro attrezzi e portato in una depositeria comunale. In alternativa, il veicolo può anche essere bloccato con ganasce. Questo segnale non indica un parcheggio, un'officina o un soccorso stradale. Serve ad avvisare che la sosta non è permessa e che il veicolo lasciato in sosta può subire la rimozione forzata. I veicoli al servizio di persone diversamente abili, muniti di apposito contrassegno, non vengono portati nella depositeria comunale né bloccati con ganasce. Il segnale raffigurato preavvisa un impianto semaforico in presenza di un cantiere stradale. Vero.
Il segnale raffigurato è il preavviso di semaforo temporaneo. A fondo giallo perché è collegato a una situazione temporanea di cantiere stradale. Avvisa che più avanti è presente un impianto semaforico provvisorio, usato per regolare il traffico quando la carreggiata è ridotta, o quando, per lavori in corso, i veicoli non possono transitare contemporaneamente nei due sensi. Può essere posto prima di un restringimento provvisorio della carreggiata, e può trovarsi sia su strade urbane sia su strade extraurbane. Nel segnale, il disco centrale giallo può essere una luce gialla lampeggiante, utile a richiamare maggiormente l'attenzione dei conducenti. In presenza di questo segnale bisogna moderare la velocità, procedere con particolare prudenza, ed essere pronti a fermarsi se il semaforo mostra la luce rossa. Non preavvisa un semaforo per ponti mobili, non indica l'accesso a un pontile d'imbarco di navi traghetto, non preavvisa un segnale di stop e non segnala un attraversamento ferroviario senza barriere. Il segnale raffigurato preannuncia le corsie riservate agli autobus in servizio pubblico. Falso. Il segnale raffigurato è il diritto di precedenza. È un segnale di precedenza e indica che il tratto di strada su cui si circola gode del diritto di precedenza rispetto alle strade laterali. Il conducente però deve comunque procedere con prudenza e controllare che i veicoli provenienti dalle strade laterali rispettino la precedenza. Non preannuncia le corsie riservate agli autobus in servizio pubblico. Il segnale corretto per le corsie riservate agli autobus è un segnale di indicazione con fondo blu, che mostra l'uso delle corsie e il simbolo dell'autobus. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo A deve dare la precedenza al veicolo S. Vero. Nell'incrocio raffigurato il veicolo A deve dare la precedenza al veicolo S. Il veicolo S transita per primo, perché procede su una traiettoria che ha priorità rispetto alla manovra del veicolo A. Dopo il passaggio di S può transitare A. I veicoli E e R si trovano invece in presenza del segnale dare precedenza, quindi devono attendere i veicoli che percorrono la strada con diritto di precedenza. L'ordine corretto di passaggio è S, poi A, poi E, infine R. Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare a destra. Falso. Il segnale raffigurato è il passaggio obbligatorio a destra. È un segnale di obbligo e impone ai conducenti di passare a destra di un ostacolo, come uno spartitraffico, un'isola di traffico, un salvagente o un cantiere stradale. Non preannuncia l'obbligo di svoltare a destra, perché non riguarda una svolta o un incrocio, ma il lato da seguire per superare correttamente un ostacolo presente sulla strada. Perciò il conducente deve lasciare l'ostacolo alla propria sinistra e transitare dal lato indicato dalla freccia. La distanza percorsa durante il tempo di reazione non varia con la velocità. Falso. La distanza percorsa durante il tempo di reazione aumenta quando aumenta la velocità. Il tempo di reazione è il breve intervallo tra il momento in cui il conducente percepisce un pericolo e il momento in cui inizia realmente a frenare. Durante questo tempo, il veicolo continua ad avanzare. Se la velocità è bassa, lo spazio percorso è minore. Se la velocità è alta, lo spazio percorso è maggiore. Per esempio, a 50 km/h si percorrono circa 14 metri in un secondo, mentre a 100 km/h si percorrono circa 28 metri in un secondo. Per questo la distanza di sicurezza deve aumentare quando aumenta la velocità. Se un ferito della strada ha riportato delle ustioni al busto, conviene coprirle con materiale pulito, possibilmente sterile. Vero. In caso di ustione al busto, è opportuno coprire la parte ustionata con materiale pulito, meglio ancora se sterile per proteggerla da sporco, polvere e possibili infezioni. Non bisogna applicare alcol, pomate improvvisate o sostanze non adatte sulla pelle bruciata. Se alcuni indumenti sono rimasti attaccati alla pelle, non devono essere strappati, perché si potrebbero aggravare le lesioni. È invece corretto chiamare i soccorsi
mantenere il ferito il più possibile tranquillo e, quando possibile, ridurre il dolore usando acqua fredda sulla parte ustionata, senza creare ulteriori danni. Il segnale raffigurato nei centri abitati vige dalle ore 8 alle ore 20. Falso. Il segnale raffigurato è transito vietato ai veicoli aventi massa per asse superiore a 2,5 tonnellate. È un segnale di divieto e vieta il transito ai veicoli quando la massa effettiva sull'asse più caricato supera il valore indicato nel segnale, cioè 2,5 tonnellate. Può essere collocato ad esempio prima di un ponte o di un tratto di strada che non può sopportare carichi elevati su un singolo asse. Non ha validità limitata dalle ore 8 alle ore 20 nei centri abitati. Quella regola riguarda il divieto di sosta quando non sono presenti indicazioni diverse. Questo segnale di transito deve essere rispettato per tutto il periodo in cui è installato, salvo diversa indicazione tramite pannello integrativo. Il segnale raffigurato indica che non è consentito proseguire diritto. Vero. Il segnale raffigurato ha direzioni consentite a destra e a sinistra. È un segnale di obbligo e indica che, al prossimo incrocio, il conducente può scegliere soltanto tra la svolta a destra e la svolta a sinistra. La direzione diritto non è tra quelle consentite, quindi non si può proseguire diritto. Non deve essere confuso con il segnale di passaggi consentiti, che permette di passare a destra e a sinistra di un ostacolo. Qui non si parla di un ostacolo, ma delle uniche direzioni ammesse all'intersezione. Se il coefficiente di aderenza è basso, bisogna ridurre la velocità. Vero. Il coefficiente di aderenza indica quanto gli pneumatici riescono ad aggrapparsi alla strada. Quando è basso, ad esempio su strada bagnata, fangosa, ghiacciata o con fondo scivoloso, il veicolo può perdere più facilmente stabilità. In queste condizioni aumentano lo spazio di frenatura, il rischio di pattinamento delle ruote motrici e il pericolo di slittamento in curva. Per questo bisogna ridurre la velocità, guidare con movimenti dolci sullo sterzo e sui pedali, ed evitare frenate brusche. La velocità va ridotta non solo in curva ma in generale ogni volta che l'aderenza tra pneumatico e strada è scarsa. La revoca della patente è disposta quando il conducente guida con patente scaduta di validità. Falso. Guidare con patente scaduta di validità non comporta la revoca della patente, ma una sanzione amministrativa e il ritiro della patente. La revoca è un provvedimento più grave. Fa perdere la validità della patente e si applica in casi diversi, per esempio quando il conducente perde in modo permanente i requisiti fisici o psichici, oppure quando non risulta più idoneo dopo una revisione della patente. Nel caso della patente semplicemente scaduta, il problema riguarda il mancato rinnovo di validità. Il conducente non deve circolare finché la patente non viene rinnovata con la verifica dei requisiti richiesti. Per evitare rumori fastidiosi durante la guida, occorre sostituire il clacson con le luci ad intermittenza, ma solamente di notte. Falso. Il clacson deve essere usato con massima moderazione e solo per motivi di sicurezza stradale, non per abitudine o per richiamare l'attenzione senza necessità. Per ridurre i rumori fastidiosi, il comportamento corretto è usare il clacson il meno possibile, evitare accelerazioni inutili, evitare frenate brusche non necessarie e mantenere efficiente il dispositivo silenziatore, cioè la marmitta. Le luci a breve intermittenza dei proiettori di profondità possono sostituire il segnale acustico solo nei casi consentiti, ad esempio nelle ore notturne o quando serve per la sicurezza, ma non rappresentano una regola generale da applicare solamente di notte, per evitare rumore. Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella revisione della patente di guida. Vero. Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella revisione della patente di guida.
La revisione non significa automaticamente perdita definitiva della patente. È un controllo disposto quando sorgono dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici, requisiti psichici, oppure dell'idoneità tecnica alla guida. In pratica, il conducente può essere chiamato a sottoporsi a visita medica, oppure a un esame di idoneità, per verificare se è ancora capace di guidare in sicurezza. La responsabilità civile riguarda il risarcimento dei danni, mentre la responsabilità penale riguarda le conseguenze previste quando il fatto costituisce reato. Il segnale raffigurato obbliga i pedoni a circolare sul margine sinistro della carreggiata. Falso. Il segnale raffigurato è transito vietato ai pedoni. È un segnale di divieto e indica che i pedoni non possono entrare né percorrere quel tratto di strada. Non obbliga i pedoni a camminare sul margine sinistro della carreggiata. Semplicemente vieta loro il transito. Il segnale corretto collegato a un percorso riservato ai pedoni è il percorso pedonale, che ha forma rotonda, fondo blu e simbolo bianco del pedone. In presenza del segnale raffigurato, invece, i pedoni devono scegliere un percorso alternativo consentito. Il segnale raffigurato si trova dopo i pannelli distanziometrici a barre rosse. Vero. Il segnale raffigurato è la doppia croce di Sant'Andrea. È un segnale di pericolo che si trova in prossimità di un passaggio a livello senza barriere con 2 o più binari. Questo segnale non viene posto a circa 150 metri come molti segnali di pericolo triangolari, ma si trova vicino ai binari, quindi dopo i pannelli distanziometrici a barre rosse. I pannelli distanziometrici avvisano progressivamente dell'avvicinamento al passaggio a livello, prima con 3 barre rosse, poi con 2 barre rosse, infine con una barra rossa. Dopo questi pannelli si incontra la doppia croce di Sant'Andrea, che invita alla massima prudenza perché può transitare più di un treno. Anche questa prova si conclude qui. Continuate ad allenarvi con costanza, perché ogni simulazione fatta seriamente vi avvicina sempre di più al superamento dell'esame. Fatemi sapere nei commenti quanti errori avete fatto e se il vostro risultato sta migliorando episodio dopo episodio. Iscrivetevi al canale per non perdere le prossime simulazioni. Alla prossima!